Buongiorno. Allora, come avete visto nel titolo, il Messia arriva o non arriva? Cioè, è una domanda che è curiosa perché, come dire, ci sono degli eventi, no, che sembra che si stiano incalzando gli uni con gli altri. Ora, noi sappiamo che il Messia per i cristiani è già arrivato e sappiamo anche che i cristiani da 2000 anni attendono il ritorno del Messia. Tant'è che Sergio Quinzio, il teologo, dice che i cristiani sono particolarmente encomiabili perché da 2000 anni rimangono fedeli ad una promessa non mantenuta, cioè nel senso che il Messia dei cristiani in effetti non è ancora tornato, anche se come leggiamo chiaramente nei Vangeli, sarebbe dovuto tornare già allora in quella generazione. Tra l'altro negli Atti degli Apostoli, nel capitolo primo, si parla anche del ritorno del Messia e viene detto che questo, cioè il ritorno insomma di Gesù, e viene detto che in realtà lui ritornerà esattamente come se n'è andato, e questo siamo proprio nel primo capitolo degli Atti degli Apostoli, dove si dice appunto che Gesù si prepara alla partenza. E poi nel versetto 9 si dice: detto questo, mentre lo guardavano, fu levato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Ora, fu levato in alto, lo dice chiaramente il verbo, indica che non è lui che è salito, ma così come si racconta anche nei Vangeli, ogni volta che si parla della ascensione di Gesù, in realtà si parla dell'assunzione, cioè viene portato via. E una nube lo sottrasse ai loro occhi. L'ho già detto tante volte, la nube è uno dei termini che accompagnano, diciamo, i mezzi volanti degli Elohim, in particolare quello di Yahweh. La nube è anche quella che fa scomparire Mosè nella terra di Moab, forse qualcuno lo ricorderà di averlo sentito, l'ho detto in uno, forse più di uno dei miei video. E quindi, insomma, c'è questo atto fisico preciso. Versetto 10: stavano con lo sguardo fisso al cielo mentre egli se ne andava. È una descrizione precisissima, veramente. Non è uno che scompare, è uno che se ne va e viene guardato in questa azione che pare addirittura essere lenta. Stavano con lo sguardo fisso al cielo mentre egli se ne andava, quando due uomini in vesti bianche si presentarono loro. Qui non viene neanche detto due angeli, due uomini in vesti bianche, dicendo: uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che è stato di mezzo a voi assunto al cielo, verrà così, in quel modo come lo avete visto andare in cielo. Bellissima questa descrizione qui. Se noi facciamo finta che sia vera, ci racconta un evento che sta nella logica di tutti gli eventi antico-testamentari e neotestamentari. È veramente interessante, ma diciamo che questo qui c'è la signorina che è ovviamente graditissima, che si fa vedere. Ultimamente le piace farsi vedere, evidentemente. E dicevo, quindi i cristiani stanno aspettando questo ritorno, che, ripeto, però secondo i Vangeli si sarebbe dovuto già verificare allora. Però ad aspettare il Messia, lo sappiamo, sono anche gli ebrei. C'è un rabbino che è, mi sono preso gli appunti così almeno non ci sono dubbi, Shalom Arush, che è del movimento Breslov ed è quello che ha fondato le istituzioni Hut Shel Chesed, e il quale dice testualmente che questo 18 settembre, cioè proprio 2021, che è il capodanno Rosh Hashanah degli ebrei, sarà l'ultimo senza il Messia. E potrebbe benissimo essere che su questo Rosh Hashanah il Messia sia rivelato. Cioè lui dice che entro la fine di quest'anno il Messia degli ebrei tornerà.
arriverà finalmente. E questa è una prima dichiarazione. Lui tra l'altro dice: io insegno da 40 anni e chi mi conosce sa che non ho mai parlato del Messia. Quindi, come dire, adesso lo dico a ragion veduta. Quindi i cristiani aspettano il ritorno. Il rabbino Shalom Arush dice che il ritorno, anzi l'avvento, perché per loro non è un ritorno, è l'arrivo del Messia, si verificherà entro la fine dell'anno. E c'è poi invece un altro aspetto ancora che mette assieme, direi, per certi aspetti, sia insomma l'attesa dell'arrivo del Messia ebraico che il Messia cristiano. E questa è una denuncia ufficiale che è stata presentata dal movimento ebraico Regavim, che è un movimento ipernazionalista che tende a tutelare la storia e, diciamo, le antichità israelitiche. Questo movimento è intervenuto in una vicenda curiosa e controversa. Io vi prendo i dati che derivano dal blog Libre Idee del giornalista Giorgio Cattaneo, che tra l'altro è il giornalista che, sapete, ha lavorato per la pubblicazione del libro La Bibbia nuda, quindi insomma il giornalista che mi ha fatto l'intervista. Allora, scrive nel suo blog in Libre Idee, documentando insomma tutta la vicenda, che questo movimento ebraico Regavim aveva denunciato l'esistenza di un tunnel sotterraneo di più di 100 metri che sarebbe stato scavato a partire dalla chiesa della Dormizione. La chiesa della Dormizione, o Basilica della Dormizione, è gestita dai benedettini ed è una chiesa che è appunto costruita sul luogo nel quale la tradizione dice che Maria sarebbe stata portata via da Gesù, che l'avrebbe portata in cielo anche viva con tutto il corpo. Bene, questo movimento Regavim dice in sostanza che la chiesa della Dormizione ha scavato un tunnel sotterraneo lungo più di 100 metri per collegare la chiesa con Beit Yosef, cioè la casa di Yosef, che sarebbe insomma un dormitorio. Il problema è che l'esistenza di questo tunnel è sempre stata negata. Le istituzioni per le antichità israeliane hanno negato l'esistenza di questo tunnel. Il gruppo Regavim ha fatto una petizione al comune di Gerusalemme, il quale pare sia stato costretto a riconoscere l'esistenza di un tunnel che ha definito però antico, lungo circa 150 metri. Ma la cosa interessante di questa denuncia e che lega questo tunnel al Messia è questa. Secondo quanto affermato dal rabbino Daniel Asor dell'istituto Yanar, fra i leader spirituali del movimento Regavim, il tunnel sarebbe stato costruito per permettere ai membri della Chiesa della Dormizione di riesumare i resti di Davide, il re di Israele che uccise il gigante Golia, resti seppelliti lì, in quella zona della Chiesa della Dormizione dalla quale appunto partirebbe questo tunnel. Ma c'è di più. Secondo Asor vi sarebbe un disegno ben più grande. Dietro la costruzione di questo tunnel, il rabbino sostiene infatti che ci sarebbe il Vaticano che spingerebbe affinché vengano riesumati i resti di Re Davide in modo da ottenere il DNA e clonare un essere umano per poi illudere i credenti cristiani circa il ritorno del Messia. È veramente tutto curioso, anche perché questa storia del Messia, questa attesa del Messia ebraico, quella del Messia cristiano lo sappiamo, la conosciamo bene, l'attesa del Messia ebraico si innesta in una storia che è abbastanza lunga e che soprattutto dalla fine dell'Ottocento e poi nel Novecento ha visto come dire incalzarsi una serie di eventi. Io ho già parlato e ne ho scritto nei libri del discorso della previsione della morte dei 6 milioni di ebrei, che era già messa per iscritto in riviste giudaiche di fine Ottocento, in importantissimi quotidiani americani di inizio Novecento. Poi c'è nel 1917 la famosa dichiarazione Balfour, cioè del
ministro degli esteri inglese, il quale, scrivendo a Lord Walter Rothschild, dice che l'Inghilterra vedrebbe con favore l'istituzione di uno Stato-nazione in Palestina per gli ebrei. Poi c'è il discorso della Shoah, che è stato, come dire, propedeutico alla istituzione dello Stato di Israele. Ovviamente ne ha facilitato, no, il riconoscimento anche a livello internazionale, per la necessità di dare agli ebrei uno Stato in cui potessero essere, diciamo così, non perseguitati. Poi nel 2018 il Parlamento, la Knesset, cioè il Parlamento israeliano, ha varato una legge che è stata anche molto discussa, ha generato molte reazioni all'interno stesso dello Stato di Israele, quella legge nella quale appunto si definisce lo Stato di Israele come lo Stato-nazione del popolo ebraico, quindi gli si dà una identità nazionalistica. Con tutto ciò che questo può comportare, no? Dal punto di vista dei diritti umani, di riconoscimenti, ma poi anche dei riconoscimenti internazionali, eccetera. Adesso c'è questo discorso dell'attesa del Messia. Tra l'altro l'attesa del Messia prevederebbe però la ricostituzione del Tempio, perché l'arrivo del Messia significherebbe, come dire, ridare al popolo di Israele una sua dignità, ma una sua dignità a livello planetario, ma questo prevederebbe la ricostituzione dell'antico culto e questo naturalmente richiede la ricostruzione del Tempio. E tutti noi capiamo bene che cosa significherebbe se qualcuno cominciasse a mettere una pietra, anche una pietra sola, per ricostruire il nuovo Tempio, per dare la possibilità al Messia di ritornare. Tra l'altro in Gerusalemme nelle mura antiche di Gerusalemme c'è la cosiddetta Porta d'Oro, che era la porta che secondo la tradizione ebraica era la porta alla quale si presentava la Shekinah, cioè la presenza divina, e quindi teoricamente sarebbe anche la porta dalla quale dovrebbe passare il Messia. Difatti Solimano il Magnifico nel 1500 l'ha chiusa proprio, si dice tradizionalmente, perché volesse impedire il passaggio del Messia e mi pare che gli arabi abbiano poi fatto un cimitero anche di fronte a questa porta per impedire il passaggio di Elia, che, come si sa dalle profezie ebraiche, dovrebbe precedere l'arrivo del Messia. Insomma, tutto questo discorso relativo al Messia è un discorso molto interessante e molto controverso, perché sappiamo bene quali sono, appunto, abbiamo appena accennato, quali sono le varie tradizioni che si sono costruite su questa figura del Messia. Però a questo punto, visto che siamo di fronte alla ennesima previsione di un avvento del Messia a breve, lo sappiamo anche nel cristianesimo, l'avvento della fine dei tempi è stata vista più volte, questa volta abbiamo questo discorso da parte di un rabbino e di un movimento che attende l'arrivo del Messia entro il 2021, noi non possiamo fare altro che aspettare e vedere che cosa succede. Ciao e alla prossima!